Buongiorno, bentrovati all'11° appuntamento delle colazioni con il CUR. Oggi è con noi il professor Marco Marani dell'Ateneo Patavino che ci presenterà una novità assoluta e decisamente prestigiosa che avverrà a Rovigo a partire dal prossimo anno accademico, e cioè l'avvio del nuovo corso in Water and Geological Risk Engineering Master Program. Lasciate che prima mi presenti. Io sono Sofia Nicoli, consigliere delegato all'orientamento e alla comunicazione per il CUR Rovigo, il Consorzio Università Rovigo. Per chi ci sta seguendo oggi e non sa ancora di chi parlo quando parlo di CUR, parlo di un consorzio che si trova a Rovigo per l'appunto, un consorzio che ospita e gestisce corsi erogati dall'Ateneo Patavino, quindi Padova, e anche da quello ferrarese Ferrara, ospitati in 2 sedi, una alle porte della città, all'interno di una cittadella universitaria, una sorta di campus che si sta delineando in un'area che viene definita CENSER, un'area di archeologia industriale nella quale a partire dal prossimo anno sarà attiva una residenza studentesca che potrà ospitare un centinaio di studenti. Residenza studentesca, ripeto, anzi in procinto di essere inaugurata, non ancora inaugurata, quindi un edificio senz'altro all'avanguardia, nuovissimo, e nonché una serie al CENSE sono ospitati corsi, come dicevo, erogati dall'Ateneo Patavino, ma anche laboratori di ricerca. C'è infatti un prestigiosissimo laboratorio di ricerca, il TESI, nella quale operano dottorandi sempre afferenti all'Ateneo Patavino. Quindi un centro di ricerca che si occupa di nanotecnologie. Il resto dell'attività del CUR è sempre di gestione di corsi universitari dell'Ateneo Ferrarese, che sono ospitati nel centro storico, in un palazzo storico, Palazzo Angeli. A partire dall'anno scorso si è avviato questo nuovo corso in una sede particolarmente prestigiosa. Che altro dire delle attività del CUR? Una senz'altro dei fiori all'occhiello è quella di poter vantare un supporto agli studenti di eccellenza, perché possiamo dire che siamo in grado di supportare gli studenti proprio a passo passo, senza mai lasciarli in balia di loro stessi. E questo sarà quello che cercheremo di fare anche con i nuovi studenti che frequenteranno i corsi di questo nuovissimo corso, di cui invito il professor Marani di darci qualche informazione in più. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti, grazie di questa opportunità di illustrare questo nuovo corso appunto che si inaugurerà a Rovigo con il 1° ottobre. È un corso un po' particolare, no? Certamente, se posso allora iniziare, potrei cominciare a mostrare una presentazione che ci aiuta a capire di cosa si tratta. Io volevo dire che ringrazio il CUR per questa opportunità, perché ovviamente è preziosa la collaborazione in questa nuova iniziativa che si inserisce, come abbiamo avuto modo di sentire, in un quadro accademico nella città di Rovigo che è già ampio e quindi costruisce una massa critica.
Condivido dunque il mio schermo in modo tale da potervi mostrare. Voi per cortesia ditemi se vedete in modalità presentazione quanto vi sto cercando di mostrare. Vediamo, perfetto. grazie professore. E appunto parliamo oggi di Water and Geological Risk Engineering, che è una nuova laurea magistrale che si inaugura il 1° di ottobre di quest'anno a Rovigo, in una nuova sede di cui vi parlerò, ma comunque in connessione con le attività appunto che a Rovigo, accademiche, che a Rovigo già si svolgono. Due parole per illustrare il contesto accademico definito dall'Università di Padova, nel quale si inserisce questa nuova iniziativa che è in lingua inglese, quindi si rivolge non solo a studenti italiani che vogliono, da un lato, siano interessati ai temi che sono rappresentati in questo corso, e dall'altro vogliono anche ampliare l'orizzonte culturale, è definito anche questo dalla partecipazione di studenti appunto di diverse provenienze, di diverse nazionalità. L'Università di Padova la conosciamo probabilmente, sappiamo che è una delle più antiche del mondo occidentale, fondata nel 1222, ma oltre alla grande tradizione è un'università di grande rilievo internazionale. È nel top, adesso credo che le nuove classifiche la piazzino entro i primi 150, poi vedremo che nel campo specifico delle water resources si colloca tra le migliori università del mondo, è appunto il campo che più direttamente riguarda la nuova iniziativa di Water Geological Risk Engineering, ed è un'università multidisciplinare, e multidisciplinarità, vedremo, è proprio una delle parole d'ordine che caratterizzano questa nuova iniziativa, che è un'iniziativa di un corso in ingegneria, perché è Water Geological Risk Engineering, ma si connota in modo molto diverso da quello che caratterizza i corsi di ingegneria tradizionali. Di Rovigo non credo di dover in questo contesto dire molto. Nelle mie presentazioni di studenti internazionali sottolineo sempre la posizione strategica. Rovigo è accessibile da molte direzioni e permette accesso a molte direzioni, ed è una città che permette un equilibrio tra lo studio e diciamo un'atmosfera che possa essere favorevole, possa favorire lo studio, e comunque la possibilità di accedere a varie regioni e varie aree d'Italia. Queste sono delle informazioni che forse sono più rilevanti agli studenti internazionali, ma anche chi ci ascolta. Per la cronaca io sto facendo questa presentazione in italiano perché giustamente è in qualche modo indirizzata agli studenti italiani, ma vedrete tutte le slide in lingua inglese perché si rivolge tipicamente ad una audience più ampia. La finestra di iscrizioni per gli studenti non italiani si divide in due. C'è stata una finestra che si è già chiusa ed una che è aperta fino al 2 di giugno, e per gli studenti europei, come vedete, la finestra rimarrà aperta fino ai primi di settembre. Per quanto riguarda la nostra presentazione di oggi, cercherò di illustrare il contesto culturale nel quale si inserisce questa iniziativa, perché è importante questa nuova laurea magistrale, quali sono i requisiti di ingresso e come si struttura nei corsi che la caratterizzano. Infine
parleremo anche delle opportunità di carriera successive alla laurea. Da un punto di vista della motivazione, del perché è utile ed importante un corso di laurea in ingegneria che si occupi di rischio, in italiano spesso si sente il termine rischio idrogeologico, io preferisco parlare di rischio idrologico e geologico perché sono due discipline che si incontrano nel definire il rischio appunto connesso a disastri naturali e magari talora diciamo aiutati tra virgolette dall'uomo in realtà che sono causati dal movimento dell'acqua nell'ambiente, quindi eccesso d'acqua o scarsità d'acqua che causa rischi per l'uomo e per la società. Da una ricognizione globale, vi vedete questo grafico che viene da un rapporto della United Nations Office for Disaster Risk Reduction, che illustra come circa il 90% dei disastri globalmente siano relativi a piene, tempeste e movimenti di terra, diciamo, frane, causate dal movimento dell'acqua. Questi fenomeni hanno colpito 3 miliardi di persone nel periodo 98-2017, secondo questa indagine delle Nazioni Unite, e hanno causato circa il 70% delle perdite economiche associate con i disastri naturali nel mondo. Quindi è evidente l'importanza socio-economica di questi eventi e l'importanza di comprenderli, prevederli e mitigarne gli effetti. Ad ulteriore completamento di questo quadro possiamo vedere come il numero dei disastri sia andato crescendo nel tempo in questo periodo dall'80 al 2019, quando mettiamo insieme disastri di natura idrologica, vedete in questo colore marroncino chiaro, e di natura meteorologica, quindi tempeste e quant'altro, che costituiscono la maggior parte dei disastri appunto con cui abbiamo a che fare e dimostrano una tendenza crescente nel tempo. Quindi dobbiamo renderci conto che questi eventi sono già adesso e saranno sempre più rilevanti per le nostre società e rappresentano una sfida che deve essere raccolta. Questi numeri, incidentalmente, li vedete, sono stati raccolti da Munich Re, che è un'agenzia di riassicurazioni, e su questo torneremo, perché non è solo un problema che riguarda, diciamo, l'amministrazione pubblica, sicuramente, che è uno dei principali attori, ma molte aziende private devono porsi il problema di questi disastri e porsi al riparo dai danni che possono ricevere dal verificarsi di questi eventi. Quindi anche il modo del lavoro a cui si rivolge questo tipo di laurea non è unicamente legato alle amministrazioni pubbliche, ma anche e sempre più significativamente alle attività private. Se andiamo ad analizzare, se ci chiediamo perché il perché della sempre maggiore incidenza di questi eventi e dei sempre maggiori danni economici da questi causati, questo è un grafico che ci può aiutare a capire. È un grafico che dimostra, che rappresenta l'evoluzione nel tempo delle aree urbane dal 5000 a.C. fino al 2000. Come vedete, per una lunga parte della storia delle società umane, la crescita delle aree urbane è stata molto, molto, molto lenta, fino a che, vedete, in tempi moderni corrispondenti alle rivoluzioni industriali, vedete, c'è questa improvvisa impennata dell'espansione dei centri urbani. Questo cosa significa? Significa che
Gli eventi che già naturalmente avverrebbero vanno a colpire aree densamente popolate da un lato e dense di infrastrutture, e quindi evidentemente i danni che queste possono causare vanno crescendo in maniera sostanzialmente, qui vedete, esponenziale. Poi, oltre a questo che, permettetemi di tornare indietro, chiamiamo cambiamento ambientale, environmental change, che è causato dalle attività dell'uomo, ci sono ulteriori effetti che sono sempre legati all'uomo e che sono quelli legati ai cambiamenti climatici, che è un altro dei temi importanti sui quali dobbiamo attrezzarci, dobbiamo costruire conoscenza, dobbiamo costruire soluzioni tecnologiche, che sono appunto quelle a cui si rivolge il programma in WGRE, Water Geological Risk Engineering. Come vedete, come cartina tornasole del cambiamento climatico, possiamo per esempio guardare le temperature che qui vedete rappresentate in un modo particolare. Qui vedete gli anni più caldi mai misurati, e gli ultimi 6 anni sono i più caldi mai misurati. E quindi questo ci dà un indizio evidente del fatto che il presente e il futuro non sono diversi dal passato, e dobbiamo per questo attrezzarci a fronteggiare i problemi che incontreremo come società. E su queste sfide le Nazioni Unite hanno lanciato gli obiettivi dello sviluppo sostenibile per il 2030, li vedete qui rappresentati e probabilmente ne avete familiarità, sono molto articolati. Water Geological Risk Engineering, il programma in Water Geological Risk Engineering si propone di fornire gli strumenti scientifico-tecnologici necessari per affrontare molti di questi obiettivi. Gli obiettivi di questa nuova laurea magistrale hanno a che fare con la riduzione della fame, perché questi disastri sono tra i principali promotori della diseguaglianza e della povertà, e quindi incidere in maniera importante su questi problemi vuol dire incidere in maniera importante sulla riduzione della fame. Si propone si contribuisce alla salute e al benessere, evidentemente, una miglior preparazione a questo tipo di eventi produce minor povertà, minori diseguaglianze anche sociali. Un tema importante ovviamente è l'accesso all'acqua pulita e alla sanitation, cioè alla separazione, diciamo, di rifiuti e delle risorse idriche necessarie alla società. Contribuisce l'insieme di conoscenze che vengono trattate in questa laurea magistrale allo sviluppo di comunità sostenibili, e ovviamente a una miglior consapevolezza che è necessaria per produrre azioni concrete rispetto ai cambiamenti climatici. Quindi veniamo un po' alle questioni centrali, che riguardano i disastri che hanno a che fare con l'acqua e con la geologia. Qui vedete una rappresentazione così idealizzata di quali siano i temi che vengono qui coperti in questa laurea. Un punto di orgoglio, se permettete, ma importante per chi si appresta a fare una scelta di iscrizione a lauree che hanno a che fare con questi temi, è che la nostra Università di Padova ha un ruolo importante e riconosciuto nel mondo, ed infatti alcune di queste classifiche, questa Academic Ranking of World University del 2020 piazza Padova al 23° posto globalmente con le principali università nel campo proprio delle water resources che sono trattate nei
all'interno dei 3 dipartimenti, Dipartimento di Ingegneria Civile Edile Ambientale, Dipartimento di Geoscienze e Dipartimento di Territorio e Sistemi Agroforestali, che sono i 3 dipartimenti ai quali fa capo questa nuova laurea magistrale. Quindi un contesto di rilievo internazionale e un contesto interdisciplinare perché vede coinvolti questi 3 dipartimenti. Qual è l'idea? L'idea è, dato questo contesto, nel quale riconosciamo come la riduzione del rischio idrologico e geologico sia una delle sfide che la nostra città ha davanti in questo millennio, sicuramente in questo secolo, in questo contesto dobbiamo costruire vogliamo costruire una nuova figura professionale di ingegnere che sia in grado di, vedete le parole chiave, di comprendere, osservare, quindi monitorare e modellare, preciseremo meglio da un punto di vista matematico, quindi prevedere i processi rilevanti che sono i processi idrologici, geologici, ecologici e climatici che determinano le situazioni di rischio di cui dicevamo. Questo è importante la fase di comprensione dei processi, che è una fase che ha a che fare con la scienza, cioè con la nostra capacità di comprendere quello che succede là fuori, sostanzialmente. E che è la base necessaria per poi le soluzioni tecnologiche, che è la parte più strettamente ingegneristica poi del nuovo corso, ma che si poggia necessariamente sulla comprensione, quindi connubio tra scienza e tecnologia e non unicamente concentrazione sulle soluzioni, quindi comprensione e sviluppo di soluzioni. Soluzioni che devono avere a che fare con una consapevolezza del cambiamento climatico, quindi soluzioni che devono essere adeguate a un clima che cambia, al fatto che purtroppo non possiamo più, come una volta, semplicemente assumere che quello che osserviamo nel passato è uno specchio fedele del futuro, ossia uno specchio fedele del futuro. Dobbiamo in qualche modo capire meglio questi processi, appunto, e usare questa conoscenza per capire cosa potrà cambiare nel futuro e quindi prendere le misure necessarie, appunto, di mitigazione e adattamento. Quindi la cultura che si vuole sviluppare in questo nuovo corso è una cultura interdisciplinare che connette diversi campi, geologia, scienze agroforestali, ingegneria, che non si focalizza sulle soluzioni locali. Tipicamente l'ingegnere è abituato a imparare come si interviene in un punto, in una certa sezione di un corso d'acqua che può essere particolarmente pericolosa o critica, o in certe aree dove è necessaria la bonifica, lo sappiamo, il territorio rodigino è un territorio per esempio molto vocato storicamente alla bonifica e chiaramente abbiamo una grande tradizione nello sviluppo di tecnologie che hanno a che fare con la bonifica, ma quello su cui si focalizza questo nuova laurea magistrale non è la soluzione locale, è una strategia globale, quindi ha una scala che va dalla scala dell'intero bacino idrografico di un corso d'acqua fino alla scala regionale, nazionale, continentale e globale. Quindi è proprio il respiro anche spaziale e temporale dei temi trattati che differenzia questa laurea magistrale dalle tradizionali lauree in ingegneria. Quindi gli obiettivi sono la comprensione e la modellazione di questi processi in un clima che cambia e lo sviluppo di strategie di mitigazione e adattamento. Guardiamo brevemente l'organizzazione del corso, che è un corso di laurea magistrale che quindi comprende per costruzione 120 crediti, 120 crediti i quali sono ripartiti in maniera abbastanza generale in 54 crediti di discipline tipicamente ingegneristiche, 30 crediti dalle scienze, quindi geologia, scienze agroforestali, e 12 crediti di corsi a scelta che lo studente può selezionare da un'ampia scelta che è quella che è provveduta dall'Università di Padova.
una tesi di 21 crediti, quindi abbastanza sostanziosa, conclude il percorso con un approccio piuttosto pratico. Ovviamente questa è a scelta dello studente, concordato con chi poi la seguirà o lo seguirà nella tesi. L'orientamento può essere più o meno pratico, ma l'aspetto pratico riceve molta enfasi anche attraverso le collaborazioni che abbiamo già sviluppato con agenzie e con enti locali e quant'altro, tra i quali per esempio ANBI, che è l'Associazione Nazionale delle Bonifiche Italiane, National Association of Land Reclamation, l'ARPA, ARPA Veneto, l'Agenzia regionale di protezione ambientale, la Protezione Civile Nazionale, che è molto interessata a questa iniziativa, è stata molto presente in una fase di sviluppo dei contenuti di questa laurea, in inglese Water Authorities, cioè i consorzi di gestione delle acque a vari livelli, e anche, vedete, partner privati. Risk Management Solutions è uno di queste aziende che stanno nascendo e sempre più sviluppando, che di mestiere fa l'analisi del rischio per clienti privati, per assicurazioni per esempio, ma anche per grandi aziende che vogliono sapere che rischi corrono nelle loro attività in giro per il mondo. Quindi vedete una connessione piuttosto articolata con enti privati e pubblici. La lista dei corsi, io non mi soffermerei, a meno che non ci siano domande poi da parte degli studenti. Questa la trovate online, quindi la potete guardare con calma e ne vedete anche i contributi, scusate, i contenuti di dettaglio. Volevo, nel tempo che ci resta, quindi ancora una decina di minuti se siete d'accordo, fare alcuni esempi concreti, perché insomma io credo utile il quadro generale che abbiamo fatto, ma nel concreto di cosa stiamo parlando? Evidentemente stiamo parlando di processi di piena che hanno a che fare con inondazioni, e qui vedete alcune immagini che la rappresentano, ma inondazioni che non sono il solo danno che colpisce i territori. Beh, il territorio della provincia di Rovigo è storicamente colpito da anche epiche piene del fiume Po, ed evidentemente questo è un fattore molto rilevante. Ma una piena porta con sé non solo l'inondazione, ma anche effetti legati al trasporto di sedimento. Eccolo qua, questi sono sedimenti trasportati nel corso di una piena, dall'erosione di sedimento causata da questi eventi molto intensi, o dal trasporto di materiale, vedete, che non è sedimento, ma è materiale raccolto sul bacino, all'interno del bacino idrografico. Questi sono processi che dobbiamo poter caratterizzare anche quantitativamente, e qui la modellazione entra in campo, per poter prevedere quali sono i siti critici esposti a questo tipo di problemi. Qui vedete alcune immagini che rappresentano un corso d'acqua, eccolo qui nella parte superiore, e prima e dopo la piena. Vedete come c'è stato un trasporto, uno sradicamento degli alberi, un trasporto di sedimento. Vedete qui quest'area boscata molto densamente prima della piena, vedete dopo la piena il risultato. Quindi questi sono processi che vanno compresi per capire per esempio la quantità di materiale che viene trasportato verso valle e gli effetti che questo può produrre a valle di queste zone. Un altro esempio, questo è un piccolo attraversamento di un piccolo corso d'acqua, apparentemente, lo vedete qui dall'alto, questo è l'attraversamento, il ponte, che apparentemente è uno tra tanti, ed è stato costruito evidentemente prendendo in considerazione le condizioni locali, quanto è lungo, quali
qual è la profondità del flusso che uno si aspetta e quant'altro. Però se uno allarga la visuale e va a vedere da dove viene l'acqua ed eventualmente il sedimento che viene trasportato, si accorge immediatamente che questa area è il sito, e questo in blu è il ponte, questo è il rilevato in rosso, quindi questa è la strada e il ponte è in questa zona. Vedete che questa zona è stata l'oggetto di trasporto di sedimento e di quelli che chiamiamo debris flow, trasporto improvviso di materiale anche di grandi dimensioni in tempi precedenti. Tutta quest'area che vedete campita in blu è area dove sono avvenuti questi eventi. Quindi vedete che quest'area costruita, questo viadotto, è in una posizione del tutto critica. È un disastro in attesa di avvenire. E le firme, i segnali di questo possibile disastro si possono comprendere solo se siamo in grado di leggerli, solo se siamo in grado di conoscere i fenomeni e i processi fisici che conducono a questo tipo di problema, a questo tipo di rischio, espongono a questo tipo di rischio. E questo è proprio l'obiettivo di questo tipo di impostazione. Altre questioni hanno a che fare con cambiamenti climatici, quindi per esempio l'innalzamento del medio mare. Qui vedete l'illustrazione, e questo è un risultato di modelli dell'Intergovernmental Panel on Climate Change sull'innalzamento del medio mare, presi proprio rispetto al nord Adriatico, quindi davanti a Venezia, andando a valutare quali sono gli aumenti di medio mare che ci aspettiamo a Venezia, che sono circa 50 centimetri in questo secolo, e le conseguenze che questi hanno. Noi tutti abbiamo sentito parlare del sistema MOSE a protezione della città, cioè a evitare queste condizioni che vedete rappresentate in questa figura, e dobbiamo, da un punto di vista tecnologico, poter prevedere quali siano, quantificare questi innalzamenti, questo aumento del medio mare, per poter prendere delle misure adeguate. Come lo possiamo fare? Dobbiamo capire i processi di cambiamento climatico, i processi di innalzamento del medio mare, e poi trovare delle soluzioni tecnologiche adeguate a questo tipo di processi. Questo è un problema che riguarda Venezia, ma riguarda molti posti in giro per il mondo. La maggior parte dell'umanità sta entro 100 km dalla costa, quindi è un problema che riguarda non solo Venezia, ma molte grandi città in giro per il mondo. Questo vabbè, è uno schema rappresentativo che uso spesso per illustrare questi interventi molto importanti, anche rilevanti dal punto di vista ingegneristico, che ormai sono in fase di ultimazione a Venezia. Ma l'ultima cosa di cui vorrei parlare è un altro esempio del perché dobbiamo comprendere i processi di cambiamento climatico. A Padova c'è una delle più lunghe serie di osservazione di precipitazione, cominciata dall'abate Poleni nel 1725, in via Beato Pellegrino per chi conosce Padova, e poi continuata fino ai giorni nostri anche alla Specola, all'osservatorio, ora portata avanti da ARPAV in altre località. Quindi quella che vedete è la serie temporale di Padova lunga circa 300 anni. Cosa possiamo imparare da queste osservazioni? Allora, senza entrare nei dettagli tecnici, quello che vedete in questo grafico, rappresentato in funzione del tempo, è la quantità di pioggia associata al tempo di ritorno di 100 anni. Appunto, senza entrare nei dettagli tecnici, questa è l'altezza di pioggia che capita a Padova in un giorno, in media una volta ogni 100 anni, ed è una grandezza che gli ingegneri usano molto perché serve a dimensionare qualsiasi intervento. Allora immaginiamo di dover dimensionare un ponte nel 1920-1919, avere a disposizione 30 anni di osservazioni. Questi 30 anni di osservazioni ci dicono che l'evento per cui dobbiamo dimensionare il nostro ponte è questo pallino verde, ovvero 125 millimetri. Ma poi l'opera, che durerà un centinaio d'anni,
vediamo da questi dati, si troverà a sperimentare, eccoli qua, questi eventi estremi in realtà, che sono molto più elevati degli eventi estremi registrati nel passato. Questo è un sintomo ovviamente caratteristico del cambiamento climatico. Il futuro non è più quello di una volta, diceva qualcuno, ma dobbiamo imparare a capire come prepararci a queste variazioni, come dimensionare efficacemente le opere di protezione, di riduzione del rischio, tenendo conto di queste variazioni climatiche. E questo è un elemento caratteristico di questa nuova laurea magistrale. Molte sono le altre cose di cui vi potrei parlare, precipitazioni estreme a scala globale, un'enfasi importante sull'uso del telerilevamento, come possiamo usare queste nuove tecnologie di osservazione per i dimensionamenti, per capire i processi e poi dimensionare gli interventi, come possiamo usare questi dati satellitari per monitorare l'urbanizzazione, che pone un problema importante alla generazione di piene che sono sempre più intense. Qui vedete il territorio dell'Alto Vicentino come abbia subito il rosso le zone urbane, le zone urbanizzate in un arco di tempo molto breve, dall'87 al 2002. Questi strumenti sono oggi importanti e un importante elemento della cassetta degli attrezzi che deve essere presente appunto nel bagaglio culturale degli ingegneri. Vorrei non andare troppo oltre. Un altro elemento che ricordo brevemente è l'aspetto socio-economico, come poi bisogna trasmettere, come si possono trasmettere queste informazioni in un contesto socio-economico di decisori, come trasmettere ai decisori l'importanza di questi processi e del fatto che bisogna prendere delle decisioni informate sulla base di osservazioni del passato e di modelli che permettano di capire cosa possa succedere nel futuro. Quindi anche la comunicazione e la percezione del rischio. Vari altri fenomeni potrei elencarvi, come gli uragani che vanno intensificandosi nel bacino dell'Atlantico. Vorrei chiudere ricordando quali sono gli sbocchi possibili, la protezione civile, gli sbocchi per i laureati in questa nuova laurea, i consorzi di bonifica, i consorzi di gestione delle acque, gestori di risorse idriche pubblici e privati, organizzazioni governative e non governative attive non solo in Italia ma all'estero. Questo è un corso in inglese appositamente per aprire anche a possibilità più ampie in nazioni in via di sviluppo, per esempio. Compagnie di assicurazioni e riassicurazioni, compagnie private che quantificano il rischio, e ovviamente anche Nazioni Unite, la World Bank, l'Unione Europea ha degli organi che sono specificamente preposti alla gestione delle risorse idriche e alla prevenzione dei rischi, e ovviamente anche anche l'Accademia che è molto attiva. La ricerca in questi campi è ovviamente una ricerca molto attiva e finanziata. Direi che questo non è così rilevante ai nostri studenti che probabilmente si affacciano a questo corso. Diciamo che una laurea in energia civile e ambientale o equivalente, una laurea triennale in questo campo, dà automatico accesso a questa laurea magistrale. In assenza di una laurea di questo tipo ci sono alcuni requisiti che hanno a che fare con un numero sufficiente di crediti in matematica, principalmente matematica, fisica idraulica e meccanica dei solidi, che sono importanti, che devono essere soddisfatti, ma di questi, se avete un interesse, possiamo parlare anche personalmente. L'inglese a livello B2 è necessario per poter seguire il corso. Della nuova sede magari possiamo parlare successivamente. La nuova sede in centro a Rovigo, dove già il municipio, la municipalità ha sviluppato un Urban Digital Center ed è localizzata in via Badaloni, per chi conosce Rovigo. È in fase di ristrutturazione
ma si trova in una posizione molto raggiungibile, facilmente raggiungibile, per esempio dal nuovo studentato di cui la dottoressa Vicoli ci parlava in precedenza. È una nuova struttura anche questa, che è tagliata su misura sulle necessità di questo corso ed è infatti in fase di ristrutturazione. Ma di questo possiamo parlarne se avete domande. Se avete domande più specifiche potete contattare questo indirizzo email didattica@dicea.unipd.it. Dicea è il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, che è il riferimento per questo corso di laurea, e potete mandare una mail a quell'indirizzo per avere informazioni. C'è un sito web che vedete qui del WGRE dove potete trovare le informazioni di massima che vi possono interessare. Io con questo direi mi fermo e se ci sono domande possiamo forse rispondere. Grazie professore, la ringraziamo molto, senz'altro è veramente un onore poter ospitare a Rovigo un corso di questo tipo dal prossimo anno, perché i temi sono assolutamente scottanti e importantissimi. Ricordo a tutti che se ci sono delle domande che volete sottoporre immediatamente al professore potete scrivere nella chat interna al webinar. E diversamente, a partire da domani, la registrazione di questo webinar sarà disponibile sul canale dedicato del CUR presente su YouTube. Chiedo gentilmente di riportare il link nella chat. Il webinar sarà disponibile anche in lingua inglese, per cui se ci dovesse essere qualcuno che lo vuole seguire, rivedere o vedere dall'estero, lo può vedere in quella modalità. Per tutte le informazioni potete scrivere sia a orientamento@cur-rovigo.it, sia direttamente alle mail che ha riportato prima il professore, che è didattica@dicea.unipd.it. Perfetto, sono tutte già, controllo se sono già tutte riportate nella chat. Allora, il link al canale YouTube lo trovate nella chat e adesso riportiamo anche le mail per le informazioni. Quindi, se non sbaglio, il corso non sarà a numero chiuso, giusto professore? Il corso al momento non è a numero chiuso, abbiamo un obiettivo che riteniamo ragionevole per garantire la qualità del corso, che è di 50 studenti, e quindi quello è il taglio che dovrà avere. È vero che abbiamo ricevuto molte iscrizioni dall'estero per il momento, perché quella era la finestra, quello era diciamo, il pool di studenti a cui si rivolgeva la finestra iniziale di iscrizioni. Abbiamo avuto più di 200 richieste di iscrizione che abbiamo selezionato. Al momento abbiamo una trentina di iscritti, quindi io ritengo che staremo sui 50 studenti iscritti, ma non ci sono limitazioni rigide in questo senso, numericamente rigide in questo senso. Certo, la modalità di accesso o i titoli d'accesso sono quelli che ha citato prima, quindi... Sì, sì, lì posso aggiungere qualcosa. Come ho detto, l'accesso è automatico per chi ha una laurea triennale in ingegneria civile e ambientale, quindi la classica triennale conseguita a Padova o altrove, ovviamente in Italia. Per chi non provenga da quel tipo di percorso, abbiamo studiato, abbiamo visto
i crediti anche che vengono tipicamente impartiti in lauree, tipo laurea di geologia o in scienze agroforestali. Ci sono alcuni crediti, in particolare di matematica, fisica e di idraulica, che vanno colmati, che però insomma, siamo felici di indicare. Per gli studenti che provengono dall'estero, quella lista che avevo mostrato rapidamente all'inizio è la lista che fa fede, rispetto alla quale noi selezioniamo gli studenti, in modo tale che siano in qualche modo omogeneo agli studenti che provengono da un'area triennale nel campo dell'ingegneria civile ambientale. Chiaro, chiaro, certo. Però quello che voglio dire è che, essendo una laurea interdisciplinare, gli studenti che provengono da percorsi diversi sono i benvenuti, nel senso che anche ci proponiamo di guidarli nell'identificare quali siano le competenze che devono acquisire in modo tale da poter seguire questo corso. Non sono lasciati a loro stessi, ma gli possiamo dare delle indicazioni molto precise su cosa deve fare. C'è un interesse su quello, noi insomma, basta un contatto mail e poi ne parliamo. Benissimo. Aggiungo solo a quanto già accennava il professore, e cioè che il corso si svolgerà nel cuore del centro cittadino di Rovigo, in un edificio appunto che è in restauro, ma si stanno avviando le fasi finali, quindi ai primi piani ospita l'Urban Digital Center e poi ospiterà anche il nuovo corso. Per chi non dovesse essere o avesse bisogno poi di essere ospitato a Rovigo, di risiedere qui per seguire le lezioni, lo studentato, ci sono diverse possibilità, lo studentato, la residenza universitaria è raggiungibile in 10 minuti in bicicletta. Il vantaggio di una città, delle piccole città di provincia rodigine, è che tutto si raggiunge velocissimamente. Il CUR ha dall'anno scorso attivato una serie di convenzioni con esercenti cittadini, quindi sia con la ristorazione che con negozi, cartolibrerie, librerie, palestre, attività di vario genere. Posso dirvi anche addirittura chi fa le manutenzioni alle biciclette, quindi convenzioni che sono proprio destinate agli studenti e docenti che studiano a Rovigo, e quindi chi si iscriverà potrà beneficiare di questa scontistica. Posso anche aggiungere che al momento è stato sospeso questo servizio, ma non, per via della pandemia, ma non appena tutto rientrerà a regime. Le nostre biblioteche sono aperte fino alle 11 di sera, quindi torneranno ad essere aperte fino alle 10:30, 11 di sera, quindi dando la possibilità anche di studiare in biblioteca o di condividere lo studio con i propri colleghi. Per cui di certo è una situazione, chi studierà qui si troverà in una situazione ideale per svolgere tutto il suo percorso di studi. Quindi io ringrazio nuovamente il professore. Grazie a voi. Controllo solo se nel frattempo è arrivata qualche altra domanda. Scusi. Mi sembra di no, quindi perfetto. Anche gli indirizzi mail sono pubblicati sulla chat. Da domani la registrazione, per cui grazie ancora professore e buona giornata a tutti. Grazie a voi e buona giornata a tutti quanti.
Grazie.